Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione su Power Automate in cui andrò ad illustrare quelli che sono i presupposti per l'utilizzo di questo strumento, o meglio, quelli che sono i presupposti per il corretto utilizzo di questo strumento, perché noi potremmo anche andare a creare un flusso di lavoro e configurarlo perfettamente, nel senso che funziona e arrivano tutte le informazioni anche nelle altre applicazioni in cui vogliamo che arrivino, però magari quell'informazione non arriva alla persona a cui vogliamo che noi arrivi. E ovviamente se non arriva alla persona a cui vogliamo che arrivi perché dal punto di vista lavorativo è importante, il flusso non ha senso, funziona perfettamente, lo abbiamo configurato esattamente dal punto di vista informatico, ma nell'organizzazione aziendale non produce risultati proficui, non abbatte i tempi di lavoro perché se quella persona non è raggiunta da quell'informazione, ovviamente quella persona poi non potrà fare tutte le cose che ci sono da fare a seguito di quell'informazione che avrebbe dovuto ricevere e quindi i tempi di lavoro non si vanno ad abbattere. Quindi non solo dovremmo imparare a configurare i flussi bene, come abbiamo già accennato nelle lezioni precedenti e come vedremo dettagliatamente in quelle che seguono in ordine a Power Automate, ma dovremo anche fare in modo che l'account Office 365 sia configurato in maniera tale che quando abbiamo impostato un flusso, poi il risultato che vogliamo raggiungere lo raggiungiamo veramente. E qui andiamo a toccare il punto dell'amministrazione di Office 365. Se prima non abbiamo capito come funziona l'amministrazione di Office 365, quali sono i poteri degli amministratori, chi può dare poteri ad altre persone e in base ai poteri conferiti quali cose possono fare queste persone, andare a utilizzare Power Automate sarebbe assolutamente inutile. Faccio un esempio. Prima, nella lezione precedente, abbiamo visto che in questa lista SharePoint abbiamo supposto che quando viene modificato un elemento o quando viene creata una nuova riga, fai arrivare una mail a un determinato gruppo o a una determinata persona o a un messaggio in un canale di Teams. Quella persona che riceverà la mail riceverà anche, perché questo è possibile farlo, il collegamento diretto alla riga SharePoint per vedere quello che è successo, quello che è stato modificato, cioè la modifica che è stata fatta o la riga che è stata aggiunta. Se quella persona non avesse accesso a questo sito SharePoint, è inutile che le arrivi quell'informazione. Quindi questa persona dovrà essere aggiunta da qui dalla lista dei membri al sito SharePoint se noi vogliamo veramente che sia raggiunta dell'informazione. E innanzitutto per andare qui e aggiungere una persona, io devo avere il potere di farlo. Quindi perché se ho soltanto il potere di vedere il sito SharePoint non posso fare niente. Quindi se la persona, se io sto configurando il flusso, non sono però lo SharePoint administrator di questo sito e quindi non posso aggiungere membri, configuro quel flusso e poi l'informazione alla persona che deve arrivare non arriva. Quindi, detto questo, si deve andare ancora a monte a vedere come si inseriscono queste persone. Quindi bisogna prima capire, e ci sono due sezioni dedicate prima di andare ad utilizzare Power Automate, prima vedere come si configura l'account Office 365, perché tutte le applicazioni Office 365 si basano sul fatto che alcune persone devono fare qualcosa e queste persone sono i membri dell'organizzazione, quindi bisognerà creare gli utenti dell'organizzazione, i membri, quindi qui nell'interfaccia di Office 365, quindi utenti, qui ho gli utenti attivi, io dovrò andare a creare gli utenti, dovrò andare a creare gli ospiti, quelli che sono al di fuori dell'organizzazione ma che potranno vedere o magari anche fare alcune cose all'interno dell'account Office 365. Dovrò andare a creare i gruppi, perché poi sulla base dei gruppi Office 365 posso anche costituire dei team in Teams, come vedi qui accanto c'è l'icona di Teams, dei piani in Planner,
posso richiamare in blocco quei gruppi in un messaggio di posta elettronica, in un tag per un messaggio in Teams. Quindi prima di tutto bisogna creare quelli che sono gli utenti dell'organizzazione e i gruppi e poi eventualmente anche i piani di planner e i team di Teams, come io ho fatto qui per quanto riguarda tutti questi team che ho creato. Ho creato diversi team anche per altri corsi o anche per esigenze di lavoro. Questo, per esempio, è quello dove sto supponendo di organizzare questo evento congressuale, dove ho integrato tra l'altro il piano di planner che vedi di qua. Lo trovi perfettamente integrato anche all'interno del team di Teams, è raggiungibile da qui. Ho integrato il sito SharePoint Cardiology Congress all'interno del team di Teams. Ho voluto raggiungere anche direttamente l'ambiente OneDrive e anche alcuni ambienti specifici per lavorarli direttamente, come per esempio qui il file di Sway dove si organizza la cena di gala, per raggiungerlo direttamente anche da qui, oltre che dal sito SharePoint. Ecco, per fare tutte queste cose abbiamo detto prima bisogna creare gli utenti, gli ospiti, se del caso, ovviamente non tutto all'inizio, anche strada facendo si può aggiungere un utente, si può aggiungere un ospite, si può aggiungere un contatto, si può creare un nuovo gruppo, si può creare un alias di posta elettronica, si può creare una nuova casella di posta elettronica condivisa. Però all'inizio l'architettura dell'organizzazione, perché tutto funzioni e perché si possano utilizzare tutte le applicazioni Power Automate inclusa, perché questo possa avvenire è necessario prima occuparsi della configurazione dell'account Office 365. A questo è dedicata la prossima sezione. Quella a venire è dedicata interamente al discorso dell'amministrazione, quindi al discorso dei ruoli di amministrazione all'interno dell'account Office 365, partendo dall'amministratore generale dell'account, come in questo account sono io, per poi andare a dire che andiamo qui nella lista degli utenti, per poi andare a dire che questo utente, aprendo la scheda da qui, non ha accesso a ruoli di amministrazione, andare a dire che questo utente all'interno del nostro account deve essere l'amministratore di SharePoint piuttosto che il Teams Administrator, piuttosto che il Global Administrator. A loro volta questi ruoli di amministrazione comporteranno tutta una serie di poteri, come per esempio quello di dire metto come proprietario del sito SharePoint anche quest'altra persona, visto che io sono amministratore di SharePoint, metto anche quest'altra persona di modo che anche quest'altra persona possa aggiungere un membro e poi andare a costruire il flusso in Power Automate di modo che l'informazione a quel membro arrivi veramente, perché quando gli arriva la mail può aprire l'elenco SharePoint, altrimenti non lo può nemmeno vedere se non fosse membro di quel sito SharePoint. E come vedi poi si possono andare anche a dare più ruoli alla stessa persona. Ovviamente quando si vanno a dare ruoli di amministrazione bisogna fare molta attenzione, perché poi quelle persone potranno fare determinate cose e se non sono le persone adatte a fare quelle cose non vanno loro dati ruoli di amministrazione. Quindi vedremo che ci sono dei criteri precisi per assegnare i ruoli di amministrazione e vedremo quelle che sono le 20 principali figure, come dice Microsoft nel suo sito di supporto per Office 365, le 20 principali figure di amministrazione. Quindi nelle prossime due sezioni ci occuperemo, nella prossima della costruzione dell'architettura dell'account Office 365, utenti, gruppi, contatti, caselle di posta elettronica condivise, assegnazione dei ruoli e poi nella sezione successiva sul ruolo degli amministratori analizzeremo il concetto di amministratore, l'amministratore generale, il global administrator e 20 figure tra quelle più utilizzate all'interno dell'account Office 365 in base a quelle che sono le statistiche di Microsoft e che sono veramente quelle utili da utilizzare all'interno dell'azienda. Quindi prima di andare ad aprire Power Automate ti consiglio vivamente di capire bene queste cose, poi dopo ci sono le lezioni dedicate a Power Automate dove sulla base di tutto quello che avremo impostato nelle due sezioni a venire
configurazione dell'account e ruoli degli amministratori, allora dentro Power Automate potremo andare a fare con cognizione di causa e senza commettere errori tutto quello che vogliamo. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!